Bentornati nel mio canale con un nuovo tutorial. Il protagonista di oggi è il cotone fiocco della Tre Sfere. Nell'info box vi lascio il link dove ho preso questo filato. Sono dei gomitoli da 50 grammi e filo lungo 125 metri. Per quanto riguarda il cotone 100% è molto lucido, è un cotone ritorto e come vedete io ho scelto questo colore arancio molto bello per l'estate. Si lavora con l'uncinetto che va dal 2,5 al 3,5. Infatti io lo lavorerò con l'uncinetto del 3,5, però anche con il 4 ha una buona lavorazione. Quindi se volete dare più morbidezza al capo e più elasticità, basta usare un numero più grande di uncinetto. Detto ciò, adesso possiamo iniziare. Per quanto riguarda la lavorazione di oggi, faremo una lavorazione top down, dallo sprone rotondo. Quindi significa che dobbiamo prendere la nostra circonferenza della testa, perché deve entrare dalla testa, e dobbiamo avviare un numero di maglie, nel nostro caso multiplo di 3. Per quanto riguarda lo sprone rotondo, non è come lo sprone quadrato o rettangolare, perché per quanto riguarda lo sprone quadrato e rettangolare dobbiamo creare gli angoli. Invece nel nostro caso dobbiamo fare gli aumenti, visto che è multiplo di 3, su ogni 3 maglie alte, quindi lavoriamo 2 e l'aumento sul terzo. 2 maglie alte e l'aumento sul terzo. Il top down è una lavorazione molto semplice senza cuciture. Nel mio caso io ho avviato 102 catenelle che con il filato fiocco e l'uncinetto numero 3 mi danno come circonferenza 60 centimetri. Questa circonferenza va bene per tutte le taglie. Quindi se cambiate filato e uncinetto tenete presente in centimetri la circonferenza, perché poi alla fine gli aumenti e l'adeguamento della taglia non è dato dalle catenelle iniziali, ma dagli aumenti che noi andremo a fare nella lavorazione. Quindi se volete tenere presente i miei 60 centimetri, con l'uncinetto avviate le vostre catenelle pari a 60. Nel mio caso 102 catenelle. Quindi faccio un cappietto e vado a lavorare la prima catenella, la seconda 3, 4, 5, 6, 7 e vado avanti fino a 102 catenelle. Una volta avviate le nostre catenelle, dobbiamo mettere la catenella tutta dal diritto per non far torcere e vado a chiudere la prima catenella con l'ultima, con una maglia bassissima. Vado a lavorare un primo giro di solo maglie alte, quindi mi alzo con 3 catenelle che è la mia prima maglia alta e lavoro maglia alta su maglia alta. In questo primo giro non vado a fare gli aumenti, quindi vado a fianco, maglia alta, vado a fianco, maglia alta, vado a continuare in questo modo con solo maglie alte. Terminato il giro di maglie alte, vado a chiudere nella terza catenella con una maglia bassissima. Vado a lavorare il secondo giro e nel secondo giro inseriamo gli aumenti. Mi alzo con 3 catenelle che è la mia prima maglia alta e rientro nella stessa maglia di base e lavoro un'altra maglia alta. Questo è il primo aumento. Vado a fianco e lavoro una maglia alta normale, una seconda maglia alta senza fare aumenti e nella terza maglia alta ne lavoro 2, quindi 1, rientro 2,
e abbiamo il secondo aumento. Vado a fianco e lavoro una maglia alta, a fianco 2 e sulla terza maglia alta ne lavoro 2 e abbiamo un terzo aumento. Quindi dobbiamo andare avanti in questo modo lavorando 2 maglie alte consecutive, 1 e 2. E nella terza maglia alta lavoriamo l'aumento. In una maglia alta ne lavoriamo 2. Quindi una maglia alta a fianco, una seconda maglia alta e a fianco lavoriamo l'aumento, 2 maglie alte nella stessa maglia di base. Dobbiamo continuare in questo modo, lavorando 2 maglie alte consecutive e nella terza maglia alta facciamo l'aumento. Terminato il giro di aumenti, ecco come si presenta adesso il nostro sprone. Quindi andando avanti con gli aumenti, dobbiamo lavorare l'ultimo aumento e poi 2 maglie alte perché abbiamo iniziato con l'aumento. Quindi aumento, 2 maglie alte consecutive e chiudiamo con una maglia bassissima nella terza catenella. Vado a lavorare un terzo giro di maglie alte però senza fare aumenti. Quindi maglia alta su maglia alta. Inizio con 3 catenelle che è la mia prima maglia alta. Vado a fianco, maglia alta. A fianco, maglia alta. E vado a lavorare maglia alta senza fare aumenti. Proseguo questo per tutto il giro. Vado a fianco, maglia alta, a fianco, maglia alta. Una volta che abbiamo fatto il nostro giro di assestamento, come vedete il nostro cerchio è bello piatto. A questo punto, una volta che abbiamo lavorato 3 volte le maglie alte e abbiamo inserito nel secondo giro gli aumenti, andiamo a cambiare il punto. Dobbiamo lavorare il punto incrociato. Ecco perché è multiplo di 3. Quindi vado a chiudere con una maglia bassissima nella terza catenella. Inizio con 3 catenelle che è la mia prima maglia alta. Vado a fianco e lavoro una seconda maglia alta. Devo incrociare con una maglia alta e vado indietro di una maglia alta, quindi devo tornare indietro e lavoro la maglia alta su questa maglia alta, quindi sono tornata indietro di 2 maglie alte. Alzo e lavoro bene. Qui abbiamo terminato la nostra lavorazione. Salto una maglia alta di base. Vado nella maglia alta a fianco e lavoro la prima maglia alta, una seconda maglia alta a fianco e devo tornare indietro sulla maglia alta che abbiamo saltato e incrociamo la maglia alta. Ecco perché è multiplo di 3. Alzo bene e lavoro la maglia alta. Quindi questa è la maglia alta dove abbiamo terminato, si vede perché qui dentro c'è la maglia alta. Dobbiamo saltare una maglia alta che abbiamo a fianco. Andiamo a fianco ancora e lavoriamo la prima maglia alta. A fianco una seconda maglia alta e dobbiamo tornare indietro sulla maglia alta saltata, passando davanti le 2 maglie alte. Quindi vado qui, prendo il filo, allungo bene la maglia alta e chiudo. Qui abbiamo terminato, non vi dovete sbagliare perché se no poi vi trovate con il multiplo sbagliato, vi trovate a lavorare 2 maglie alte nella stessa maglia di base. Invece qui abbiamo terminato, dobbiamo saltare la maglia alta che abbiamo a fianco, andiamo a fianco ancora per lavorare la prima maglia alta. A fianco una seconda maglia alta, torniamo indietro passando davanti alle 2 maglie alte.
e lavoro la maglia alta. Quindi qui salto, vado a fianco, prima maglia alta, a fianco seconda maglia alta e adesso devo tornare indietro sulla maglia alta saltata. Ritorno indietro, prendo il filo, alzo bene e lavoro la maglia alta. Salto 1, vado a fianco, maglia alta, a fianco maglia alta e adesso torno indietro e lavoro la maglia alta nella maglia saltata. Andate avanti in questo modo e poi ci vediamo al termine del giro. Una volta che abbiamo lavorato il punto incrociato, se avete lavorato bene, ci ritroviamo con le ultime 3 maglie alte. Quindi abbiamo rispettato il multiplo. Se invece casomai vi avanza una o due maglie, lo sbaglio è stato fatto quando vi ho detto di non lavorare 2 maglie alte nella stessa maglia di base, ma saltare una maglia alta. Quindi salto 1, vado a fianco e lavoro la prima maglia alta e una seconda maglia alta. Ritorno indietro per lavorare la maglia alta incrociata e vado a chiudere nella terza catenella con una maglia bassissima e questo è il risultato. Dobbiamo lavorare il motivo che si presenta in questo modo. 3 giri di maglie alte dove in un giro di maglie alte faremo l'aumento e il punto incrociato. Adesso dobbiamo lavorare maglie alte su ogni maglia alta sottostante, però qui dobbiamo fare nel primo giro dobbiamo fare l'aumento e iniziamo direttamente con l'aumento. Quindi mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono la mia prima maglia alta, rientro nella stessa maglia di base e ne lavoro un'altra. Abbiamo lavorato il primo aumento. Vado a lavorare 2 maglie consecutive, 1 e 2 e nella terza maglia alta lavoriamo l'aumento. 2 maglie alte nella stessa maglia di base. Una maglia alta a fianco, una seconda maglia alta a fianco e sulla terza maglia alta lavoriamo 2 maglie alte per fare l'aumento. Quindi 2 maglie alte consecutive, 1 e 2 e l'aumento, 1 e una seconda maglia alta nella stessa maglia di base. Nel giro successivo dobbiamo lavorare le maglie alte così come si presentano senza fare aumenti. Poi lavoriamo un altro giro di maglie alte senza fare aumenti e poi lavoriamo di nuovo il punto incrociato. Una volta che abbiamo lavorato il primo giro di maglie alte con gli aumenti, questo è lo sprone. Adesso dobbiamo lavorare 2 giri di maglie alte su maglie alte senza fare aumenti e poi nel quarto giro dobbiamo fare di nuovo il punto incrociato. Quando iniziamo ogni volta un giro di maglie alte dobbiamo fare l'aumento, quindi un aumento, 2 maglie alte singole e un aumento. Questo fino ad arrivare almeno allo scalfo. Quindi lavoriamo maglia alta su maglia alta per 2 volte, così come si presentano, senza fare aumenti. Vado a fianco, maglia alta. Vado a fianco, maglia alta. Ripetete questo giro e un altro giro di maglie alte senza fare aumenti e poi vi faccio rivedere come lavorare il punto incrociato. Lavoriamo di nuovo il punto incrociato, quindi chiudo con una maglia bassissima, mi alzo con 3 catenelle che è la mia prima maglia alta, vado nella maglia alta a fianco e lavoro una maglia alta, ritorno indietro e lavoro il punto incrociato. Salto 1, vado a fianco, lavoro 2 maglie alte consecutive.
filo sull'uncinetto, vado a lavorare una maglia alta sul punto saltato e dobbiamo proseguire questo per tutto il giro. Quindi salto 1, vado a fianco, maglia alta, una seconda maglia alta e adesso ritorniamo indietro sulla maglia alta saltata. Dal giro successivo dobbiamo fare un giro di maglie alte con aumento, poi dobbiamo lavorare 2 giri senza fare aumenti e di nuovo il punto incrociato. Dobbiamo andare avanti con questa sequenza fino ad arrivare allo scalfo e a raggiungere le nostre circonferenze. Quindi ogni volta provate e vedete se vi sta andando bene con gli aumenti. Se casomai vedete che ci sono molti aumenti, vi potete fermare con gli aumenti e lavorare il primo giro facendo maglia alta su maglia alta senza aumentare più. Anche perché poi possiamo recuperare i centimetri che vi mancano per la circonferenza del davanti e del dietro con le catenelle che aggiungeremo sotto al sottomanica. Quindi proseguite, misurate ogni volta e vedete se vanno bene con gli aumenti. Io vado avanti fino a raggiungere il mio scalfo. Sono andata avanti con la lavorazione e, come vedete, io ho lavorato 2 volte il motivo del punto incrociato. Quindi ho fatto un giro dove ho fatto gli aumenti e poi un giro di assestamento e il punto incrociato. Un giro dove il primo giro di maglie alte dove abbiamo fatto gli aumenti, 2 giri di assestamento e il punto incrociato. E poi un giro con gli aumenti e 2 giri di assestamento. Adesso devo andare a lavorare il punto incrociato. Però io sono andata a misurare e per quanto riguarda il diametro ho un totale di 41,5 centimetri. Quindi non vado a fare, quando vado a lavorare il punto incrociato, non vado a fare aumenti, ma lavoro maglie alte su maglie alte. Questo perché? Perché sono arrivata alle mie circonferenze, quindi se vado a fare un altro giro di aumenti mi viene troppo largo. Infatti io non sono arrivata allo scalfo, ho 12 centimetri. Per arrivare allo scalfo devo arrivare almeno a 17-18 centimetri. Infatti io ho misurato e ho tenuto presente che vado a misurare per quanto riguarda la manica un 17 centimetri e questo è la parte del torace e vado a continuare con la lavorazione come abbiamo fatto fino adesso, però senza fare aumenti. Quindi se voi arrivate prima alle vostre circonferenze, avete una taglia S, lavorate un giro di maglie alte incrociate, nel giro successivo non lavorate gli aumenti. Quindi a questo punto vi faccio rivedere come lavorare il punto incrociato. Mi alzo sempre con 3 catenelle, 1, 2 e 3, vado a fianco, lavoro una maglia alta e vado indietro di una maglia. Salto 1, vado a fianco, lavoro 2 maglie alte, 1 e 2 e ritorno indietro sulla maglia saltata e proseguo come vi ho fatto vedere la lavorazione. Quando vado a fare il giro delle maglie alte, non faccio aumenti, ma maglia alta su maglia alta per un totale di 3 maglie alte su ogni motivo. Sono andata avanti con la lavorazione e per quanto riguarda lo scalfo ho un totale di 17 centimetri e mi sono fermata. Se voi invece avete una taglia L, andate avanti per 18 centimetri. Una taglia XL 19-20 centimetri. Se invece state lavorando una taglia S, 16 centimetri sono buoni. Per quanto riguarda gli aumenti, ho lavorato per 3 volte, quindi nel primo giro di maglie alte, ho lavorato poi il motivo, nel secondo motivo, nel primo giro di maglie alte, ho inserito altri aumenti, poi nel terzo
motivo, sempre nel primo giro ho inserito gli aumenti come vi ho fatto vedere, poi ho lavorato maglie alte su maglie alte senza fare più aumenti perché ho provato e ho visto che andava bene. Visto che il lavoro è multiplo di 3, casomai voi volete adeguare la taglia e volete fare degli aumenti, però non come abbiamo fatto degli aumenti molto ravvicinati, potete lavorare un motivo senza fare nessun aumenti, dopo 2-3 motivi fate l'aumento, però l'importante è che sia multiplo di 3. Quindi ogni volta che inserite un aumento dovete contare le maglie alte che devono essere multiplo di 3, altrimenti poi non vi viene il motivo. Nel mio caso mi sono fermata perché poi ho diviso il davanti con il dietro e per quanto riguarda la manica sono 16 centimetri e per quanto riguarda la semicirconferenza del torace sono 44 centimetri. I centimetri della manica e del torace li vado a recuperare con delle catenelle. Le catenelle devono essere sempre multiplo di 3. Quindi voi se ammettiamo state andando avanti con la lavorazione e vi mancano centimetri, se non volete fare gli aumenti, vi viene molto largo, basta aggiungere catenelle sotto all'ascella, al sottomanica, sempre multiplo di 3. Quindi se vi servono 3 catenelle, aggiungete 3 catenelle. Se vi servono 6 catenelle, aggiungete 6 catenelle. Quindi poi avete la larghezza sul davanti e sul dietro e anche la larghezza della manica. Casomai non dovete fare nessun aumento, quindi siete arrivati alle vostre circonferenze, vi consiglio sempre di aggiungere 3 catenelle sotto al sottomanica. Questo perché? Per avere più larghezza e più morbidezza sul davanti, perché abbiamo il seno. Perché se andiamo a unire il davanti con il dietro senza fare catenelle, il davanti può tirare e quindi non sta bene. Quindi aggiungete sempre 3 catenelle, anche perché se il sotto viene un po' più largo non fa niente, visto che una maglia è estiva, quindi più morbida è, meglio è. Nel mio caso vado ad aggiungere solo 3 catenelle perché per arrivare alla mia circonferenza mi servono 3 catenelle da questa parte e 3 catenelle da quest'altra parte. A questo punto dobbiamo suddividere lo sprone. Quindi dobbiamo unire dal sottomanica per avere la circonferenza del davanti, del dietro e la larghezza delle maniche. Io mi ritrovo sul punto incrociato e ho misurato 16 centimetri da questa parte, i centimetri che mi mancano li vado a recuperare con le catenelle e 16 centimetri dall'altra parte. Ho messo il segno sia da una parte che dall'altra. I centimetri che rimangono sono della circonferenza del davanti e del dietro. Quindi a me mancano pochi centimetri per avere una circonferenza giusta del davanti e del dietro. Se a voi mancano di più, basta aggiungere delle catenelle sotto al sottomanica multiplo di 3. Nel mio caso aggiungo 3 catenelle. Se a voi servono più catenelle, più centimetri, potete aggiungere 3 più 3, quindi sono 6 catenelle in più. Ho 9 catenelle in più, l'importante è che il multiplo è di 3. Se vi trovate invece sulle maglie alte, dovete fare la stessa cosa. Con il centimetro misurate la manica da una parte e dall'altra e i centimetri restanti sono per la semicirconferenza del davanti e del dietro. Come vi ho detto prima, aggiungete pure 3 catenelle se non avete bisogno di aggiungere, aggiungetele lo stesso. Pure 3 catenelle per avere più morbidezza sul davanti e che non tiri. Quindi nel mio caso vado solo ad aggiungere 3 catenelle perché mi servono. Quindi mi alzo con 3 catenelle che è la mia prima maglia alta, più 3 che mi servono per i miei centimetri. Vado dove ho l'altro marcapunti e sulla prima maglia alta vado a lavorare una maglia alta. Io devo lavorare maglie alte su maglie alte perché
mi ritrovo con il motivo incrociato. Quindi su ogni maglia alta adesso vado a lavorare una maglia alta, vado a fianco, maglia alta, fino ad arrivare dall'altra parte. Sono arrivata anche da questa parte, quindi lavoro una maglia alta dove ho messo il marcapunti, piego in questo modo, 3 catenelle, 1, 2 e 3, vado dove ho l'altro primo punto, l'altra prima maglia alta e lavoro maglia alta, vado a fianco una maglia alta, a fianco una maglia alta. Quindi proseguo in questo modo fino a terminare il giro e dobbiamo ripetere sempre la sequenza del motivo, quindi dobbiamo lavorare altri 2 giri di maglie alte e poi al quarto giro dobbiamo lavorare maglie incrociate, quindi il punto non è cambiato. Andate avanti e poi vi faccio vedere come lavorare sulle catenelle. Ho lavorato tutto il giro e adesso vado a chiudere con una maglia bassissima nella terza catenella. E questo è il risultato. Devo andare a lavorare 2 giri, altri 2 giri di maglie alte per un totale di 3 giri e poi il punto incrociato, quindi il punto non è cambiato. Mi alzo con 3 catenelle che è la mia prima maglia alta. Qui ho aggiunto solo 3 catenelle e lavoro 3 maglie alte. Se voi avete 6 catenelle, lavorate 6 maglie alte. Qui lavoro la maglia alta e lavoro questo anche dall'altra parte. Poi lavoro un altro giro e vi faccio vedere come iniziare a lavorare il punto incrociato. Quindi andate avanti e ci vediamo al punto incrociato. Andiamo a ripetere il punto incrociato e poi proseguiamo in questo modo per la nostra lunghezza. Quindi una volta che ho chiuso con una maglia bassissima, mi alzo con 3 catenelle. Questa è la prima maglia alta, vado a fianco una seconda maglia alta, filo sull'uncinetto, ritorno indietro di una maglia alta. Salto una maglia, vado a fianco, maglia alta, a fianco ancora maglia alta, ritorno indietro e lavoro sulla maglia saltata. Quindi nel mio caso ho aggiunto solo un motivo. Se invece voi avete inserito 6 catenelle, di motivi incrociati ne avete aggiunto 2. E vado sulla maglia saltata. E dobbiamo proseguire come abbiamo fatto qui, quindi poi 3 giri di maglia alte, punto incrociato, 3 giri di maglia alte, punto incrociato. Andate avanti fino alla vostra lunghezza. Se arrivate al primo fianco e vi accorgete che volete la maglia più sotto un po' più larga, basta inserire gli aumenti come vi ho fatto vedere. Però invece di metterle in modo sequenziale, quindi molto ravvicinati, potete fare 6 aumenti nel primo giro delle maglie alte e misurate se vi va bene, l'importante è che il multiplo è di 3 e vedete se va bene. Se volete altri aumenti, inserite altri 6 aumenti. Andate avanti e poi vi dico quanti centimetri è lunga la mia maglia. Sono andata avanti con la lavorazione e come vedete questo è il risultato. Una maglia molto semplice e molto particolare, anche resa particolare dal colore. Il punto è semplice, basta lavorare
3 maglie alte e a 3 giri di maglie alte, al quarto giro il punto incrociato. Ho terminato la manica con il punto incrociato. Non ho voluto allungare la manica, però se voi volete allungare la manica basta rispettare sempre la sequenza del punto. È lunga 50 cm. Se voi volete continuare fino ad allungare a fare un vestito potete farlo tranquillamente. Per quanto riguarda l'adeguamento della taglia non dipende dalle catenelle che abbiamo messo all'inizio per il collo, ma se volete una scollatura molto abbondante aumentate al collo. Ma l'adeguamento della taglia viene fatta mentre facciamo gli aumenti. Infatti ho lavorato nel primo giro di maglie alte, ho inserito gli aumenti, poi ho lavorato dove abbiamo di nuovo le maglie alte, ho inserito altri aumenti e dove abbiamo lavorato il terzo giro di maglie alte ho inserito l'ultimo giro di aumenti. Se invece voi volete una larghezza più sul seno, potete continuare distribuendo gli aumenti solo sul davanti e il dietro no, oppure aumentare le catenelle sotto al sottomanica. Come vi ho detto nel tutorial, è sempre meglio mettere delle catenelle nel sottomanica così la maglia non tira, visto che davanti abbiamo il seno e ci serve una larghezza maggiore sul davanti per unirci al dietro. Anche 3 catenelle, visto che il multiplo è di 3. Se arrivate al primo fianco, invece vi rendete conto di fare degli aumenti, potete inserire gli aumenti dove abbiamo le maglie alte, 6 aumenti, perché multiplo di 3. Se con 6 aumenti fate 2 giri di assestamento, se con 6 aumenti vi rendete conto che volete più largo, quando lavorate il punto incrociato e nel giro delle maglie alte inserite altri 6 aumenti. Detto ciò, il mio tutorial finisce qui. Se vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale e ho un gruppo Facebook che si chiama Le Creazioni di Carola e le amiche di uncinetto. Ci vediamo a presto e grazie per la visione. Ciao!